Ciao a tutti amici di Sorare Player, io sono Domenico e questa sera parleremo ancora di Sorare Tutorial. Ma di cosa parleremo questa sera? Stasera parleremo di uno strumento fondamentale per giocare a Sorare. Bene, se sei nuovo su Sorare e ti stai approcciando da poco, non puoi giocare a Sorare senza l'utilizzo di Sorare Data. Che cos'è Sorare Data? Bene, lo scopriamo insieme in questo video, ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdervi altri video come questi e quindi non ci resta altro che cominciare. Bene, questo è Sorare Data. Che cos'è Sorare Data? Sorare Data è un sito che sfrutta le API di Sorare e quindi estrapola fuori tutti i dati ed è uno strumento fondamentale, vi serve praticamente a tutto, a tutto. Come vedete così, si presenta così. Vi loggate qui in alto con le vostre credenziali di Sorare, quindi non dovete fare un altro account secondario, basta fare quello di Sorare. Bene, ci sono alcuni pacchetti, c'è un pacchetto gratuito e un pacchetto a pagamento. Noi parliamo di quello che vedete adesso è a pagamento, però anche quello gratuito è sufficiente per poter giocare. Se giocate a Sorare da poco e volete studiare un giocatore, delle statistiche e quant'altro, bene, trovate tutto all'interno di questo sito. Ragazzi, è fondamentale sapersi muovere bene dentro Sorare Data per avere successo su Sorare. Bene, come vedete nella parte in alto c'è una barra di ricerca dove si possono cercare manager, si possono cercare giocatori e si possono cercare squadre. Poi abbiamo la Game Week, lo Scout, Builder, Market e il vostro account con tutte le informazioni che vi servono. Bene, questa sera vi voglio far vedere il discorso alla barra di ricerca. Ad esempio, possiamo cercare un giocatore, Lucia Costa. Lo prendo uno a caso, ragazzi. Allora, Lucia Costa è già nella schermata che abbiamo qui. A prima occhiata abbiamo una schermata che ci dà tutte le informazioni, già le prime informazioni fondamentali, cosa che non dà Sorare. Quindi, ad esempio, vediamo l'età, 29 anni, vediamo la squadra e cliccando sulla squadra possiamo andare direttamente nella schermata della squadra e lo vediamo in un secondo momento. Vediamo la Lega, la Major League, l'MLS, quindi cliccando qui vediamo tutte le informazioni sull'MLS, vediamo il contratto che ha con questa squadra. Lucia Costa in questo caso ha un contratto che scade a dicembre 2023. Qui abbiamo un dato che è fondamentale, vediamo la media delle ultime 5 partite, la media delle ultime 15 e la media delle ultime 40 partite. E cost, che è il costo, quindi sarebbe corrisponde all'L15, che sarebbe quello che vi serve nelle varie cap per poterlo schierare. Vediamo il ruolo, quindi lui gioca a centro attacco, è un centrocampista offensivo. Vediamo che è decimo centrocampista e, di categoria e overall 27esimo su tutti. Quindi sappiamo che stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello. Bene, il ruolo, centrocampista. In alcuni casi vedrete che c'è un punto esclamativo, ci cliccate sopra perché ci sono alcuni giocatori che hanno carte di vari ruoli, quindi magari difensore e centrocampista o centrocampista e attaccante. Starter, questo sarebbe che questo giocatore è titolare, altrimenti vedete che è scritto riserva o sostituto. Riserva sarebbero quelli che praticamente non giocano quasi mai e sostituto è quelli che si alternano, ok? E poi vediamo la nazionalità, vediamo altre informazioni che sarebbero in questa parte qui, sarebbero la prossima partita. Quindi nella prossima partita, il 17 settembre, il Cincinnati si incontrerà con il Philadelphia. Qui vedete anche se giocherà o non giocherà titolare. Attualmente è segnato al 50 e 50%. Vi dirò, se guardate questo video oggi che sto registrando, 11 settembre 2023, non sarà titolare perché è squalificato. Queste proiezioni vengono fatte dagli utenti, quindi gli utenti, qualunque utente, come ho fatto io in questo momento, può votare e dire se giocherà o non giocherà. Questa informazione vi può tornare utile. Bene, questa schermata qui è molto utile perché vi dice il prezzo attuale al floor, quindi attualmente al floor sta a 26,92 27 euro circa. Poi vediamo il prezzo degli ultimi 3 giorni, il prezzo degli ultimi 7 giorni per avere un'idea di massima su praticamente quando è stato venduto negli ultimi 30 giorni e vediamo anche il prezzo più basso. Il prezzo più basso di tutti è in questo momento 26,92, infatti al momento è molto conveniente acquistarlo. Okay? La stessa cosa la possiamo vedere con la rara. Un'altra parte che è molto fondamentale, qui in alto potete metterci una bella campanella, ad esempio, io voglio che mi arrivi una notifica
quando il prezzo arriva a 20 euro. Io credo mai su questo giocatore, però vabbè, la mettiamo così, facciamo vedere. Quindi potete mettere allerta sulla limite, la rossa, la super rara e la unica. Bene, mentre qui possiamo metterci un cuore e magari metterlo in una delle nostre watch list che possiamo creare sempre all'interno del gioco, ne possiamo creare una apposita. Se avete l'account gratuito ne potete creare una barra due, adesso non ricordo di preciso, se non mi erro una, altrimenti ne potete creare, se avete l'account che pagate di circa 10 euro al mese, potete crearne quante ne volete. Nella parte qui abbiamo varie informazioni, quindi abbiamo il price graph, che sarebbe il grafico del prezzo. Bene, allora, se avete un piano gratuito, praticamente potete vedere solo l'ultimo mese, ma vi svelo un trucchetto che molto probabilmente Sorare Data non è ancora a conoscenza. Sì, è vero, non potete fare il click e quindi andare in automatico a vedere la linea praticamente di tutto nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 3 mesi, eccetera. Potete muovervi attraverso le carte e quindi vedere l'andamento di ogni tipo di rarità. Potete addirittura switchare per la moneta con cui giocate, quindi se giocate con Ethereum potete mettere Ethereum, euro, dollaro e sterlina. Il trucchetto che vi volevo svelare è che voi vedete i 3 mesi, ok, di default, ma cliccando qui questa funzione è abilitata, quindi potete farlo manualmente, che ne so, mettere dal 1° ottobre e quindi in automatico vi si aprirà la schermata dal 1° ottobre. Questo è un piccolo trucchetto, molto probabilmente SolarData non lo sa oppure magari lo ha lasciato a chi è più lungimirante. Poi abbiamo varie altre schermate. Abbiamo il Rolling Average History che fa vedere praticamente, questa è la rara, ne possiamo mettere la limited, vediamo più o meno come è l'andamento del prezzo nell'ultimo mese, ok? Quindi c'è stato qualche picco, poi si è scesi giù, adesso sta scendendo giù perché a costa ci stiamo avvicinando verso la fine del campionato e quindi tendenzialmente i prezzi si stanno abbassando. Quindi questo è fondamentale per capire l'andamento del prezzo di un giocatore e quindi capire quando si può acquistare un giocatore e quando è conveniente. Ad esempio, io da questo grafico riesco a capire che adesso il prezzo è veramente basso, c'è qualcuno addirittura che l'ha preso a 22 euro. Ok? E quindi il prezzo sta scendendo e quindi bisogna capire ovviamente il perché sta scendendo, in questo caso perché l'MLS sta per terminare e quindi tendenzialmente i prezzi diminuiscono, poi perché Acosta è stato squalificato per una giornata e quindi la prossima non giocherà e quindi questo influirà sul prezzo, il contratto che sta per terminare e ancora non ci sono informazioni certe, però questi sono tutti dettagli che ovviamente si trovano altrove, lo potete trovare anche sulle nostre pagine Telegram oppure sui nostri social, però questo grafico vi aiuta a capire com'è l'andamento del giocatore e quando è conveniente acquistarlo. Se avete visto il vecchio video dove vi dicevo gli errori da non fare, l'errore da non fare è di comprare per esempio in hype. Ci sono alcuni giocatori che per esempio sono al top del prezzo che magari è sconsigliabile acquistarlo, in questo caso dove sta scendendo è consigliabile acquistarlo. Quindi queste informazioni, perché dicevo è fondamentale, vi aiuteranno nel giocare e vi aiuteranno a fare le scelte più consapevoli e più corrette. Nella parte importante, un'altra parte importante è action e offer. Qui ci si rende conto subito quali sono le carte praticamente in vendita. Dove vediamo action sarebbero quelle all'asta. Questa a 72 centesimi, c'è un'asta che finisce fra 15 ore. Offer significa che sono carte in vendita dagli utenti. Ok, il floor, quindi attualmente è 26,92, sarebbe appunto questa qui che è quella più bassa e poi ci alziamo di prezzo. Poi nella parte bassa vediamo i vari prezzi e i vari trade che sono stati fatti su questo giocatore. Quindi vediamo ad esempio che l'ultimo è stato acquistato da Patix a 27,39 da quest'altro venditore, come offerta diretta bonus 6% della stagione 2023. Cliccando sui dettagli addirittura riusciamo a vedere il dettaglio della transazione, quindi riusciamo a vedere se magari è stato scambiato con qualche altro giocatore, riusciamo a vedere se c'è stato uno scambio tra giocatori più soldi. Adesso non sta caricando, ne apro un altro.
Qui vediamo tutto, vediamo quindi lo storico di questa carta, come è andata l'asta, ad esempio, il primo è stato Satonio, poi ci sono stati vari rilanci e alla fine se l'è preso Metropolis a 28 euro circa, secondo me un ottimo prezzo, un ottimo affare. Poi score, lo score è fondamentale, molte di queste informazioni che vedete, ad esempio questa ovviamente sono oscurate a chi non ha l'abbonamento completo, ma tutto il resto è fondamentale comunque per poter fare delle scelte consapevoli. In alto vediamo praticamente tutte le prossime partite che giocherà questo giocatore, la Game Week, che tipo di campionato, perché può giocare anche per esempio con i campionati europei in Champions, in Europa League, eccetera, contro chi. E questo numero che vedete è una proiezione che fa Sorere in base a Sorere date in base a vari calcoli di quanto potrebbe prendere come voto. Ovviamente, ad esempio, contro lo Charlotte ha un 57 perché gioca in casa e il Cincinnati è nettamente superiore allo Charlotte. Quindi la proiezione del voto è molto più alta. Questo vi dice quante partite sono stati fatti titolari, quando è subentrato come riserva, quante panchine e quante volte è stato fuori. Come vedete è stato sempre titolare, tranne l'ultima, la prossima che praticamente non giocherà per una squalifica. Qui in basso, cosa molto fondamentale, ci si rende conto partita per partita di come è andato il giocatore, quindi il voto di decisive di base, poi l'all around, quindi ad esempio in questa partita ha fatto 35 di decisive e 31 di all around, cliccando sul voto si possono vedere i vari dettagli di dove, di che cosa ha fatto di all around, ok? Quindi ci si può rendere conto se cliccando ad esempio su questo ci si può rendere conto, ok, che tipo di giocatore è, ok, ha vinto dei contrasti, si è guadagnato dei penalty, ha fatto degli assist, ha fatto dei cross e quindi grazie a questi ci si può rendere conto di che giocatore è. Poi, similar player, un'altra cosa che potrebbe essere fondamentale, magari questo giocatore ci piace come caratteristiche, ma magari come prezzo non ci convince più di tanto, quindi cliccando su Similar Player ci compare una serie di giocatori che sono simili come caratteristiche. Quindi ovviamente si va a spulciare e si va a vedere gli altri giocatori, le altre caratteristiche e basta cliccare sul nome del giocatore. Più fondamentali di tutte che vi serviranno sicuro al 100% soprattutto per i neofiti e per tutti, ma per i neofiti è giusto che sappiano queste informazioni, sono il prezzo, il grafico del prezzo, action e offer e gli score con tutte le informazioni. Quindi fate molta attenzione a tutte queste informazioni che sono fondamentali per poter fare delle scelte giuste. Bene, in questo video mi sono dilungato per analizzare bene tutte le statistiche e tutte le informazioni che si trovano all'interno del giocatore all'interno di Sorare Data. Ma Sorare Data è veramente, questo è un puntino di quello che veramente può offrire, è veramente un puntino per quello che vi può dare come giocatori di Sorare, è veramente ed è fondamentale. All'inizio molti di voi ho sentito i nuovi che entrano nella community eccetera sono titubanti nell'utilizzarlo perché veramente sembra un agglomerato enorme di informazioni. Bene, lo so, capita all'inizio, anche a me è capitato, però insistete, guardate, spulciate. Sicuramente se utilizzate Sorare Data evitate di fare errori. Quando prima di acquistare un giocatore il giro su Sorare Data va fatto, va lì per vedere se questo è il momento in cui è giusto acquistarlo, quindi andatevi a rivedere il video dei 3 errori da non fare e quindi associate quegli 3 errori da non fare con quello che vi ho fatto vedere in questo video di Sorare Data. In questa maniera riuscirete a capire, ok, quei 3 errori, ma dove vedo quando è giusto acquistare un giocatore, quando non è hype? Bene, Sorare Data ti dà subito con il grafico del prezzo, subito ti dà la prima occhiata, ti fa capire quando è il momento giusto di acquistare e quando non è giusto acquistare. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile e se avete domande sulla parte giocatori non esitate a scriverlo qui nei commenti o a cercarmi sui vari social che trovate scritto qui sotto in descrizione. Nelle prossime puntate vedremo magari qualche altra funzione, come costruire una squadra grazie a Sorare Data, come fare uno stack grazie a Sorare Data, come analizzare le game week, come analizzare le partite, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente ci sarebbero da fare milioni di video, quindi per questo in questo video volevo concentrarmi principalmente sui giocatori. Bene, io vi ringrazio ancora,
vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al mio canale. Per voi è un click, per me vale veramente tantissimo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, Domenico di Sorare Italian Player.